Sono passati quasi 10 anni da quando nell'originale Dead Island abbiamo combattuto gli zombie sulla paradisiaca, ma non troppo, isola di Banoi. Allora giocavamo ancora su PlayStation 3 e Xbox 360. Da lì a poco sarebbe arrivata anche l'avventura aggiuntiva di Dead Island Riptide, ma le voci di un vero sequel erano parecchie. Poi è successo di tutto, coinvolgendo 3 diversi studi al timone di un sequel che prendeva strade improbabili e poco percorribili. Ora però Dead Island 2 è realtà grazie a Dambuster Studios, si è adeguata alle nuove tecnologie ma continua ad offrire quel tipo di azione che ha fatto felici tanti appassionati. Prima di continuare, se vi piacciono i nostri video, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui nostri contenuti. Al centro della narrazione non poteva che esserci nuovamente un'epidemia zombie, solo che stavolta ci troveremo a muovere un personaggio a nostra scelta, tra 6, appena scampata ad uno schianto aereo nei cieli di Los Angeles. Cercando di decollare per lasciare la città ormai invasa dai mangiacervelli, inizieremo la nostra avventura mentre usciamo dai rottami del nostro volo. Da lì a poco conosceremo una star hollywoodiana e soprattutto scopriremo di essere immuni al morso degli zombie. Il nostro personaggio subirà danni, ma per qualche motivo non potrà essere infettato e quindi non si trasformerà. Sarà quindi l'unico a potersi muovere attraverso la città cercando aiuto per salvare la sua vita e quella di chi è sopravvissuto. La stella di Hollywood e il suo entourage ci forniranno una base sicura in cui rifornirci, oltre a missioni che ci porteranno a visitare molti luoghi iconici della città. La storia non brilla per originalità nel vero senso del termine, ma ha un vantaggio anche sull'originale Dead Island: non si prende quasi mai sul serio. Anche all'interno di missioni banali in fatto di descrizione ci si trova a muoversi in location insolite e ad affrontare situazioni divertenti. Solo nelle prime ore mi viene in mente il party a bordo piscina con la vasca ricolma di acido o la festa di matrimonio con tanto di musica e sposa con cui ballare. I personaggi sono poi tutti dotati di uno humor nero abbastanza marcato, ottimo per smorzare i toni estremamente gore a cui andremo incontro. Poi il finale non piacerà a tutti, ma complice alcune missioni secondarie e specifici personaggi, l'aria che si respira è sufficientemente scanzonata da non far pesare troppo l'estrema violenza del titolo. Vediamo di capirci subito. Dead Island 2 è un gioco violentissimo. Per rendere al meglio l'aspetto gore, gli sviluppatori hanno creato un sistema di smembramento zombie. Potrete tagliare qualche pezzo continuando ad infierire con armi da taglio, potrete far volare via pezzi di cranio colpendo in testa gli zombie. Senza soffermarmi ulteriormente sui dettagli, vi basti sapere che gli zombie che incontrerete potranno essere strapazzati in più di un modo. Tra le armi che potremo usare, le vere star sono quelle da corpo a corpo, divise in categorie di rarità e potenziabili con modifiche che possono aggiungere effetti elementali e altre diavolerie. Non mancano nemmeno le armi da fuoco, ma la maggior parte dei combattimenti li affronterete malmenando gli zombie davanti al vostro naso. Il combattimento corpo a corpo non va molto d'accordo con i giochi in prima persona, ma qui si è cercato di renderlo più vario grazie ad alcune trovate perlomeno interessanti. Potrete parare i colpi in arrivo o schivarli, creando anche stordimenti che vi permetteranno di contrattaccare all'istante tramite una sorta di quick time event. Poi potrete calciare via chi si fa troppo opprimente, attaccare con sonori calci volanti, lanciare le armi, attaccare in scivolata e caricare gli attacchi. Alcune mosse cambieranno o si potenzieranno equipaggiando diverse carte da un menu. Alcune di esse le sbloccherete salendo di livello, altre semplicemente trovandole in giro per il mondo di gioco. Fatto sta che non potrete attivarle tutte contemporaneamente e così dovrete scegliere tra due alternative. Preferite parare i colpi o schivarli? Meglio sferrare un calcio volante per fare qualche danno o eseguire un doppio calcio con un maggiore tempo di recupero ma in grado di scagliare lontano chi colpite? A ciò si uniscono ulteriori bonus che possono andare a migliorare alcuni aspetti del vostro personaggio, con alcuni di essi che sono esclusivi della mazza zombie che avrete scelto all'inizio. In questo senso mi sarei aspettato qualcosa di più in fatto di differenziazione, ma allo stato attuale, a parte una simpatia verso il design del personaggio e alcune differenze nella sua costruzione generale, non c'è molto. Scegliere di cambiare eroe non ha molto senso, anche perché questo implicherebbe ricominciare da capo il gioco senza poi variazioni concrete. Parlando del mondo di gioco bisogna fare una precisazione. Il titolo non è un open world, ma ci immerge ogni volta in aree relativamente piccole. Bel Air, Beverly Hills, Venice Beach e diverse altre location offrono un buon equilibrio tra l'esplorazione dei loro ambienti e la qualità degli stessi.
Creare mappe enormi ma vuote non sarebbe stata una gran scelta e mi sento di promuovere quanto creato da Dambuster Studios perché offre un buon numero di dettagli senza farci perdere in questo mondo. Il gioco è piuttosto lineare nel suo svolgimento, ma queste aree permettono di nascondere missioni secondarie e casseforti che spingono ad uscire dalla strada tracciata dalle missioni principali, scoprendo così ulteriori location. Il dettaglio è ottimo e l'idea di stare esplorando la villa di un riccone che ora sta pascolando tutto mangiucchiato attorno alla sua piscina è sempre vivida. Merita infine un plauso anche la modalità cooperativa, stavolta pensata per un massimo di 3 giocatori. Questa possibilità si sblocca dopo la missione iniziale e permette di collegarsi con giocatori di livello simile al nostro e con progressi uguali o inferiori. Può capitare di aiutare uno sconosciuto in una missione che abbiamo già affrontato, ma se poi arriviamo a giocarne una che manca ad entrambi, i progressi saranno mantenuti anche se non staremo ospitando la sessione. I progressi che otterremo in co-op resteranno quindi anche nel nostro mondo, creando una connessione che in altri giochi è mancata. Inoltre il titolo è cross-gen, ma non cross-play. Un utente PS4 potrà giocare con chi possiede PS5, ma nessuno di loro potrà giocare con chi fa fuori zombie da Xbox o PC. Allo stesso modo, chi gioca su Xbox One potrà divertirsi con chi gioca su Xbox Series X S. Il comparto tecnico di Dead Island 2 non fa gridare al miracolo, ma dimostra l'abilità degli sviluppatori. La dimensione ridotta delle mappe ha permesso di mantenere un carico di lavoro che su console current gen fa viaggiare il frame rate a 60 frame per secondo, compromessi solo in alcune rare occasioni. Su old gen siamo invece sui 30 frame per secondo, come da previsione. Gli effetti speciali come scariche elettriche ed esplosioni sono ben ricreati e gli zombie sono molto ben differenziati sia come modelli poligonali sia come variazioni nelle creature. Convincente anche il sonoro, con effetti speciali splatter a non finire, ma anche con musiche che rendono bene le situazioni che vanno a sottolineare. Buono il doppiaggio in inglese, completamente sottotitolato in italiano, così come i testi nei menu. Era difficile credere in Dead Island 2 dopo tutti quei rinvii e invece Dambuster Studios ha saputo creare un gioco che piacerà soprattutto ai fan. La base del gameplay avrebbe meritato maggiori novità dopo tutti questi anni, ma probabilmente si è preferito recuperare lo spirito originale senza stravolgerlo. Le novità non sono poi molte, gran parte del lavoro la fa l'ambientazione losangelina, ma la narrazione e diversi momenti di alleggerimento aiutano a divertirsi più di quanto mi sarei aspettato. Ovviamente vi devono piacere i giochi in prima persona in cui ci si mena molto più di quanto ci si spara, però questo è un po' un marchio di fabbrica della serie. In co-op poi sa essere divertente e inaspettatamente rilassante, spingendovi ad esplorare le aree proposte molto più di quanto avreste immaginato. Tra i giochi cooperativi di questo periodo, Dead Island 2 vince a mani bassissime. L'importante è che non siate troppo impressionabili nel vedere pezzi di zombie che volano per tutto lo schermo.